Sì, lo so, è passato più di un anno dal mio ultimo video e mi dispiace di non essere riuscita a mantenere regolarità in questo progetto di video sui giochi a cui tenevo tantissimo, però insomma si sa che la vita fa i calcoli suoi e noi ci adattiamo, ma sono molto contenta di riprendere oggi a parlare con voi di giochi e voglio farlo cominciando con un gioco un po' diverso da quelli che abbiamo trattato nei due video precedenti, perché è un gioco che coinvolge un'attività fisica, anche se minima, ed è un gioco che esprime un pochino anche il mio passato in contatto con diverse culture, insomma il mio passato in paesi diversi e tutte le cose che ho scoperto girando. Si tratta del gioco del sapo. Sapo in spagnolo significa rospo. E questo è un gioco che io ho conosciuto a Lima, in Perù, dove ho vissuto dal 2003 al 2009. È un gioco che si presenta in maniera molto, molto semplice, è un mobiletto di media altezza. In cima al mobiletto c'è una tavola al centro della quale troneggia un rospo di ottone con la bocca aperta e tutto intorno al rospo ci sono delle aperture, dei fori che sono stati praticati e dentro ai quali quando cadono le monete che cadono vengono trasportate in caselline che si vedono sul davanti del mobiletto, quindi la parte frontale del mobiletto è divisa in caselline, ogni casellina ha un punteggio, e appunto a seconda di dove la moneta, della casellina in cui la moneta cade, viene assegnato un determinato punteggio a questa moneta. Se si riesce a infilare la moneta nella bocca del rospo, si arriva alla casellina che ha il punteggio maggiore di tutti. È un gioco molto, molto simpatico, è stato regalato a mio marito, credo, al suo 50° compleanno a Lima da alcuni amici e insieme a un vecchio grammofono che avevamo trovato da un rigattiere limenio è stato l'unico mobile che abbiamo portato con noi in Italia e adesso troneggia nella nostra casa in Toscana dove lo mettiamo all'aperto tutte le estati per giocare con gli amici che ci vengono a trovare. L'abbiamo anche usato come gioco all'ultima festa internazionale che abbiamo fatto nel 2017, ci siamo divertiti tantissimo. Mannaggia. Ehm, le origini del gioco, le origini sono dibattute perché, come tanti altri prodotti che vanno a formare l'orgoglio nazionale, diventano un po' di proprietà dei vari paesi che li reclamano. È un gioco che si gioca nel sud della Francia, che ne reclama la paternità o la maternità. Secondo questa versione sarebbe stato addirittura inventato nell'antica Grecia e poi portato a Roma e introdotto successivamente in Normandia dai vichinghi. Quello che è certo è che durante le guerre, le più recenti guerre, i soldati giocavano a un gioco molto simile. Prendevano una botte, praticavano dei fori in cima alla botte, poi lanciavano le monete cercando di farle entrare dentro questi fori. Le monete che cadevano a fianco e quindi restavano sopra la botte andavano a costituire il bottino di chi vinceva. E in realtà ho scoperto che la parola bottino deriva proprio da botte. Quindi il gioco è rimasto, è stato trasformato nel jeu de la grenouille, cioè il gioco della rana, e viene giocato oggi, in particolare nel sud della Francia, proprio allo stesso modo in cui si gioca in Perù. In Perù lo si trova realmente in tantissime famiglie, nei giardini di tante case, lo si trova addirittura nei bar, in alcuni locali e nei villaggi più piccoli anche nelle piazze principali. La gente ci gioca tantissimo, però secondo i peruviani il gioco deriva da una leggenda inca, e cioè si narra che al tempo degli Inca il rospo fosse un animale venerato. Le famiglie si recavano al lago e gettavano le monete dentro al lago con la speranza che il rospo saltasse fuori e le inghiottisse, e ogni volta che una moneta veniva inghiottita, il rospo esaudiva il desiderio della persona che l'aveva lanciata.
I reali Inca, per ringraziare il rospo di tutti i desideri esauditi nel loro popolo, fecero costruire un grandissimo rospo d'oro nelle loro proprietà reali e intorno a questo rospo si riunivano in determinati momenti per giocare, per bere, per divertirsi, per ballare e quindi il gioco nacque sostanzialmente da lì. Comunque, qualunque sia la sua origine, è un gioco veramente molto divertente. Si può giocare singolarmente, quindi ogni giocatore riceve 10 monete d'ottone che lancerà e poi quando le esaurisce le passa all'altro giocatore e vince chi fa più punti, oppure in gruppo, quindi dividendosi le 10 monete a seconda di quelli che sono i partecipanti i membri del gruppo e poi si lanciano. Mi piace parlarvi del sapo perché il sapo, come tutti i giochi fisici, richiede un minimo in questo caso, di mira, di capacità di mirare il buco dove la moneta va infilata. E questo di andare a sollecitare delle, tra virgolette, prodezze o chiamiamole delle capacità fisiche per partecipare al gioco può essere un rischio perché naturalmente ci sono tante persone che non si sentono a loro agio con i movimenti fisici, ci sono persone che hanno ad esempio difficoltà a correre, altre che appunto soffrono di avere una cattiva mira o alcune, ad esempio nel mio caso, io sono terrorizzata dai giochi con le palle, sono stata traumatizzata dalla mia insegnante delle scuole medie mentre facevo una partita a pallavolo e da allora il mio incubo più grosso è la classica partita di palla prigioniera tra amici, la evito come la peste e mi fa sudare appena viene menzionata, quindi io sono sempre molto a disagio quando mi viene proposto di fare qualsiasi gioco che coinvolga le palle, so, pallavolo appunto, o calcio, o palla prigioniera, eccetera, perché realmente faccio molta fatica, non ho presa, non riesco a correre dietro alla palla, non riesco a fare gol. E altre persone potrebbero avere altri tipi di problemi. E quindi quando si usano i giochi fisici bisogna sempre tenere conto di questo. E naturalmente il consiglio è sempre lo stesso, che vale per tutti i giochi, cercare di creare sempre un ambiente inclusivo, rilassato e soprattutto privo di giudizio in cui la persona senta che non viene additata o derisa se qualcosa va storto. Però naturalmente nel caso appunto si incontrasse una resistenza molto molto forte si può sempre decidere o di saltare il gioco e passare a qualcos'altro oppure di non far partecipare la persona ed eventualmente poi proporre qualcos'altro subito dopo dove questa persona possa invece partecipare. Quindi sempre avere un piano B. Ma qual è il vantaggio di far giocare dei giochi a livello fisico e non soltanto mentale o strategico? Innanzitutto il divertimento è un po' amplificato perché quando ci si mette in gioco non solo mentalmente ma anche con il movimento ci si diverte molto di più, ci si ingaggia molto di più, ci si coinvolge molto di più e quindi il divertimento è amplificato anche dal fatto che muoversi scarica l'energia, scarica l'entusiasmo e quindi è un canale molto, molto propizio anche appunto a creare un'atmosfera positiva, giocosa e rilassata. Per quanto riguarda il gioco di squadra, c'è naturalmente il grande vantaggio di appunto favorire la creazione del famoso spirito di squadra. Una delle cose che ho sempre trovato molto interessanti è che quando un gruppo gioca e all'interno del gruppo le singole persone giocano per dar lustro al proprio gruppo, dargli punti, insomma farlo avanzare, nel momento in cui falliscono, il fallimento, che è una parola che odio ma che rende bene l'idea di quello che vi voglio dire, va gestito sia dalla persona che deve imparare a venire a patti col fatto che ha
pesato sul gruppo, l'ha magari fatto retrocedere o comunque non è riuscita a fare una performance che l'aveva fatto avanzare, così come va gestito all'interno del gruppo, che deve integrare la sconfitta o il fallimento di questa persona e andare avanti e quindi continuare su una base insomma, continuando il gioco, continuando verso l'obiettivo. Quindi questa è una cosa molto, molto interessante. Io naturalmente ho sempre fatto fare anche molti giochi fisici ai miei bambini, credo di avervi già parlato, forse anche non in video ma nei post, di quanto il gioco sia stato super importante per me da usare per aiutare i miei bambini ad adattarsi, a stringere rapidamente amicizie nei vari paesi in cui ci siamo di volta in volta trasferiti. E poi abbiamo sempre avuto la fortuna di avere o un giardino, anche se piccolo, oppure dei parchi a portata di mano, e quindi io li ho sempre fatti giocare anche fisicamente, non necessariamente quei giochi classici in cui l'orda di bambini scatenati si deborda e si prende a pugni, ma anche dei giochi insomma contenuti però dove ci si ingaggiava fisicamente, ci si divertiva, come non so, mi viene in mente ad esempio il gioco delle sedie musicali, piuttosto che la caccia al tesoro o bandiera, il classico bandiera, divertentissimo, o magari il percorso con la pallina da ping pong sul cucchiaio, anche quello molto molto divertente, oppure anche altri giochi un pochettino più complessi, che insomma magari non così diffusi, ma che sono sempre molto 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 simpatici da fare e sicuramente sortiscono un effetto positivo sul gruppo. Bene, quindi questo è un po' quello che volevo condividere con voi oggi. Mi auguro di riuscire a tener fede al mio proposito di creare un po' più di video sui giochi. Come sapete, io non parlo di videogiochi o di giochi particolarmente moderni, perché non mi interessa, anzi forse più antichi sono i giochi e più mi piace rivalutarli e riproporli. In ogni caso, se avete domande o proposte di giochi che potremmo discutere insieme o di cui vi piacerebbe che parlassi in questi video, mi potete tranquillamente scrivere, mi fa sempre piacere. Il mio indirizzo di posta elettronica è info@claudialandini.it e io vi lascio con la solita raccomandazione: non smettete mai di giocare. Alla prossima!